amanti della pizza e bentornati nella serie sul mio forno da pizza fai da te. Ancora non credo di essere stato in grado di costruire un forno fai da te spendendo solo 20 euro. Se ovviamente si escludono la padella e la pietra refrattaria che avevo già e che ho riciclato per questo progetto. Vi devo confessare che quando ho girato la puntata precedente ho cotto soltanto una pizza. Poi vuoi l'emozione, vuoi l'ansia per il risultato, ho dimenticato di fare una cosa fondamentale, cioè di cronometrare la durata della cottura. I tempi di cottura sono fondamentali per definire una pizza come napoletana. In base al disciplinare dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, i tempi di cottura non devono superare i 60-90 secondi. Riuscirà un forno fai da te costruito con una ciotola per cani, una resistenza presa da un altro forno e pezzi vari riciclati da altre cose a cuocere una pizza tra 60 e 90 secondi? Scopriamolo insieme con il test del tempo di cottura, ma prima di andare avanti leggete attentamente le avvertenze e mi raccomando, non fatelo a casa! La pizza si è bruciata sotto. Devo provare ad abbassare un po' la fiamma e farne un'altra. La pizza sembra cruda, guardate qua, non va affatto bene e sinceramente non capisco il motivo, non so se il forno non era troppo caldo. No, una pizza del genere non la mangerei mai, questa la digerisci fra 3 giorni. La prima pizza che ho fatto era bellissima, che è successo adesso? E ora non resta che assaggiarla, ma prima di farlo mettete un like se vi sta piacendo il video, non la pizza, e iscrivetevi al canale. Ora resta da capire come migliorare la pizza correggendone i difetti. Quello più evidente, ma forse anche più semplice da correggere, è relativo alla cottura del fondo. Cerchiamo di capire insieme le cause e una possibile soluzione. Volendo ricreare un forno vero, ho creduto erroneamente che fosse indispensabile utilizzare una pietra refrattaria. Evidentemente il calore generato dalla fiamma non è sufficiente per riscaldare sia la padella che la pietra refrattaria in tempi ragionevoli, anche perché per questioni di sicurezza non lascio mai a contatto la scodella e la pietra per più di 2 minuti. E se provassi a semplificare il forno, eliminando la pietra refrattaria e lasciando solo la padella, proprio come nel metodo combo? Eliminando la pietra non avrò nemmeno la necessità di usare la resistenza per preriscaldare la padella, anche per ragioni di sicurezza, visto che il Teflon può deteriorarsi con temperature superiori ai 300 gradi. Dovrò poi trovare la potenza giusta della fiamma per far sì che la pizza non si bruci sotto, ma che non rimanga nemmeno troppo bianca. Sento di nuovo la tensione. Come avete visto, la temperatura della padella era ben al di sotto della soglia di sicurezza del Teflon e questa di per sé è già un'ottima notizia. La pizza mi sembra addirittura migliore di quella di prima. Il cornicione sembra migliore soprattutto nella parte superiore, mentre invece lungo i lati è ancora un po' palliduccio.
Ed ora il sotto. Il progetto prosegue bene, però secondo me c'è ancora tanto da fare per migliorare il forno, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Mi avete spedito tanti messaggi su Instagram, ma soltanto un video con dei consigli. Eccolo qua. Ciao Gigio, progetto del forno fighissimo, ma ti devo dare alcuni suggerimenti per migliorarlo. In primis, cavo della corrente adatto alle alte temperature, quindi un cavo ignifugo. Poi guaina isolante per la parte dei cavi in cui si connettono ed eventualmente anche il connettore ceramico per le unioni dei collegamenti. E poi, per rendere il tutto più sicuro, il termostato che almeno quando arriva in temperatura ti stacca la resistenza per non andare a mettere in pericolo tutta la casa. Ottimo progetto, dai che lo miglioriamo. Avete visto chi era? Il mio amico Matli. Seguitelo sul suo canale YouTube. È un genio del fai da te e dell'artigianato e sono sicuro che con il suo aiuto il forno diventerà perfetto. Il forno non finisce qui. Se siete elettricisti, ingegneri o semplici appassionati, seguitemi su Instagram, inviatemi un messaggio con i vostri suggerimenti, soprattutto video, così li pubblicherò nei prossimi episodi. E vi prego, suggerite come migliorare il forno, perché Amazon ha capito tutto e se provate ad acquistare una resistenza, vi suggerisce di acquistare anche una ciotola per cani. E meno male che vi avevo detto di non farlo a casa. Nel corso dei prossimi episodi affronterò diversi temi come quello della sicurezza e quello dell'impasto per ottenere una cottura perfetta con questo forno. Non perdetevi i prossimi episodi, cliccate like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e sapere tutte le volte che pubblicherò un nuovo episodio. Ciao e alla prossima!